Benvenuti cari spettatori di Gossip alla Turca, la vostra casa digitale dove ogni giorno cerchiamo di decifrare intrecci, emozioni e piccoli terremoti dietro le quinte dello spettacolo turco. Prima di addentrarci in questa storia intricata che sta incendiando le piattaforme social, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e, se volete sostenere ancora di più il nostro lavoro, cliccare sul pulsante Unisciti. È anche grazie al vostro supporto che possiamo raccontarvi queste vicende con profondità e cura. E ora, preparatevi, la vicenda di oggi è un mosaico di silenzi, emozioni non pronunciate e una madre che, secondo le voci, avrebbe articolato parole destinate a far rumore. Negli ultimi giorni, un vento impetuoso di indiscrezioni ha attraversato le timeline dei fan della serialità turca, e il suo epicentro porta due nomi che non hanno bisogno di presentazioni, Ebru Şahin e AKE Aknotsu. Non si tratta di un nuovo progetto comune, né della nostalgia delle loro storiche apparizioni sul piccolo schermo. Questa volta, il mormorio che ovunque rimbalza riguarda una frase, forse detta in confidenza, forse alterata dal passaparola, attribuita alla madre dell'amatissima Ebru. Una frase che, vera o distorta che sia, ha scosso la percezione pubblica della loro amicizia. Le voci sostengono che la madre dell'attrice avrebbe espresso, in una cerchia ristretta, una sorta di rammarico. Non verso il lavoro frenetico della figlia, che negli ultimi mesi ha affrontato impegni internazionali, set consecutivi e obblighi da testimonial, ma verso la presunta assenza di AKE in un periodo emotivamente intenso. Sospiro dopo sospiro, la narrazione si è fatta strada fra screenshot, post cancellati e analisi di vecchie interviste, fino a diventare una delle discussioni più partecipate della settimana. Secondo chi ha alimentato il racconto, Ebru avrebbe sopportato un ritmo quasi disumano. Tra viaggi lampo, sceneggiature da studiare, apparizioni mondane, una crescente pressione mediatica e impegni contrattuali che non concedono pause, le energie si sarebbero assottigliate. Da qui la ferita, quando avrebbe avuto maggiore bisogno, il sostegno amichevole di AKE, sempre interpretato dal pubblico come saldo e costante, non sarebbe arrivato nel modo sperato dalla famiglia della giovane. È in questo presunto rimprovero materno che si cela la miccia che ha acceso la rete. Che ne pensate voi? Credete che un'amicizia possa davvero incrinarsi sotto il peso del silenzio? Scrivetecelo nei commenti, perché la vostra opinione alimenta la conversazione di Gossip alla turca e ci aiuta a capire quanto profondamente il pubblico viva le storie dei suoi beniamini. La parte più discussa della frase, riportata e rilanciata da profili anonimi e fanpage, sarebbe qualcosa di simile a: lei portava tutto sulle spalle, e nonostante questo non ha detto una sola parola negativa su di te, nemmeno quando sei mancato nei momenti difficili. Una frase che, anche se frutto di alterazioni, possiede una carica emotiva tale da trasformarsi immediatamente in fenomeno virale. La comunità dei fan, assetata di risposte, ha ricominciato a confrontare vecchie foto, a rivedere segmenti di talk show, a controllare date e luoghi in cui i due artisti erano apparsi insieme. L'assenza di commenti ufficiali è diventata, paradossalmente, benzina per la speculazione. Nessuna dichiarazione, nessun post con un cuore o una battuta privata, nessuna semplice apparizione insieme. Ed ecco che il silenzio, invece di calmare, amplifica. Le persone iniziano a chiedersi quando siano stati visti l'ultima volta l'uno accanto all'altra. Come se la mancanza di immagini digitali potesse essere la prova di un crepuscolo emotivo. Nel frattempo, chi segue da vicino la carriera di Ebru ricorda che la sua agenda è spesso un labirinto. Ogni settimana si apre con un nuovo impegno, servizi fotografici all'alba, voli serali, set che si protraggono fino all'alba successiva.
Amiamo spesso idealizzare le star come figure inaffondabili, ma anche loro hanno bisogno di punti fermi, di sguardi che rassicurano, di un supporto che non abbia bisogno di essere esibito. Chi la conosce sostiene che Ebru affronti tutto con un'eleganza naturale, ma che nessuno può restare intatto all'infinito. Dal lato opposto, il mondo intorno ad HE racconta una storia molto diversa, un uomo che negli ultimi mesi ha scelto deliberatamente la quiete. Collinare, aria pulita, passeggiate lontano dal rumore urbano, allenamenti costanti, giornate con la famiglia. Le sue apparizioni sui social, poche ma curate, mostrano un ritmo di vita meditativo, quasi protetto. Un rifugio necessario per chi, come lui, ricarica lontano dagli occhi pubblici. È davvero giusto chiedere a una persona così riservata di comparire pubblicamente per dimostrare il proprio affetto? A questo punto, permettetemi un altro piccolo intermezzo. Se vi piace la profondità con cui esploriamo ogni angolo della vita delle celebrità turche, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video. È un gesto piccolo per voi ma enorme per noi di Gossip alla Turca, che cerchiamo sempre di offrirvi analisi lunghe, ricche e oneste. E mentre la rete litiga, si schiera, interpreta e reinventa, spunta un secondo strato di rumor. Una versione più tagliente, più narrativa, più drammatizzata. Questa iterazione sostiene che la madre di Ebru avrebbe esternato il suo rammarico non in una conversazione leggera, ma durante un momento altamente emotivo con persone molto vicine alla figlia. È bastato questo dettaglio, vero o falso che sia, per trasformare la discussione in un'arena di opinioni contrapposte. C'è chi difende HE con passione, ricordando quanto valore abbia il prendersi cura della propria salute mentale. C'è chi, invece, lo accusa di non aver compreso la vulnerabilità di un'amica nel pieno delle difficoltà. Tutto questo è accaduto mentre nessuna prova tangibile emergeva. Nessun video, nessuna registrazione, nessuna conferma. Solo parole fluttuanti, modificate, reinterpretate. È impressionante quanto possa correre una frase non verificata quando incontra cuori già sensibili. Le dinamiche della fama amplificano tutto. Una pausa diventa un conflitto, una coincidenza diventa un indizio. Eppure, in tutto questo caos, rimane una verità semplice: nessuno dei due ha parlato. E finché non lo faranno, ciò che resta è il mistero. Le redazioni aspettano, i microfoni restano accesi, le piattaforme continuano a rinfrescare la pagina in attesa del minimo segnale. Può bastare una foto scattata per caso o una frase detta durante un evento per cambiare l'intera narrativa. Ma forse la parte più affascinante, e più umana, di questa storia è proprio il fatto che potrebbe non esserci alcun dramma. Che il pubblico stia semplicemente proiettando aspettative esagerate su due persone che, come tutti, vivono periodi di distanza, ritmi incrociati, giorni in cui ci si sente più presenti e giorni in cui si è meno raggiungibili. Forse il silenzio non è tensione, ma normalità. A voi la parola. Pensate che la loro amicizia stia attraversando davvero un momento delicato? O credete che la rete stia costruendo castelli di sabbia? Fatecelo sapere sotto, perché il dibattito è più acceso che mai e Gossip alla Turca legge sempre i commenti della sua community. Concludiamo questo lungo viaggio nei retroscena della settimana ricordandovi ancora una volta che il nostro canale esiste grazie a voi. Se volete continuare a sostenere le nostre indagini approfondite, iscrivetevi, lasciate un commento, condividete il video e, se potete, aiutateci con il tasto Unisciti. Noi saremo qui, pronti a seguire ogni sfumatura delle storie che amate. A presto con un nuovo capitolo, sempre qui, su Gossip alla Turca.